Buongiorno, questo video rappresenta la prima di un ciclo di 3 lezioni tratte da un mio saggio scritto qualche tempo fa intitolato Metanarrativa, tradizione e ruolo del lettore nell'opera di Italo Calvino. Passiamo all'introduzione. Italo Calvino rappresenta una delle voci più originali e influenti della letteratura italiana del Novecento, capace di coniugare una profonda erudizione con una vivace capacità immaginativa. La sua produzione spazia dal realismo ironico delle raccolte giovanili, come Marco Valdo, alle architetture narrative complesse di romanzi come Se una notte d'inverno un viaggiatore e Le città invisibili. In questo saggio mi propongo di esplorare il complesso rapporto che lega in Calvino 3 dimensioni fondamentali. La prima, la metanarrativa, la seconda, la tradizione letteraria e in ultimo il ruolo attivo del lettore. Questi aspetti costituiscono il cuore della sua innovazione stilistica e tematica e sono un punto di riferimento essenziale per tutta la letteratura moderna e postmoderna, senza mai rinunciare a un profondo senso di rispetto e di omaggio verso la tradizione. Il metodo che ho adottato combina l'analisi testuale con il confronto critico, alla luce delle teorie contemporanee della metanarrativa e della lettura attiva. Passiamo ora a analizzare la metanarrativa in Calvino. La metanarrativa, o narrativa che parla di se stessa, è uno dei tratti distintivi dell'opera di Calvino, soprattutto nelle sue produzioni più tarde e sperimentali. Questo concetto è esplorato da critici come Patricia Wu e Linda Hutcheon, riguarda il momento in cui il testo letterario assume consapevolezza della propria natura di costruzione artificiale, riflettendo sul processo narrativo stesso. Calvino incarna questa tendenza soprattutto in Se una notte d'inverno un viaggiatore, pubblicata nel 1979, che si configura come un romanzo aperto e metanarrativo per eccellenza. L'opera, articolata in 2 linee narrative parallele, quella del lettore e quella dei vari incipit di romanzi incompiuti, esplicita continuamente il funzionamento del racconto, invitando il lettore a una partecipazione attiva nel comporre il senso del testo. La narrazione rompe la quarta parete, parla direttamente al lettore, evidenzia i propri meccanismi di scrittura e di lettura e pone in crisi l'idea tradizionale di narrazione lineare e chiusa. In questo romanzo il narratore non è più una voce onnisciente e distante, ma una presenza molteplice che si frammenta e si moltiplica. La struttura stessa dell'opera simula un labirinto di storie e prospettive, rappresentando la complessità del processo narrativo e la molteplicità di significati possibili. Anche in Le città invisibili, pubblicate nel 1972, seppure in modo meno esplicito, la metanarrativa si manifesta nella riflessione sulla natura stessa del racconto e dell'immaginazione. Il dialogo tra Marco Polo e Kublai Khan diventa un luogo in cui la narrazione si mostra come un atto creativo e interpretativo, dove la verità non è mai fissa, ma in continua trasformazione. Il testo si presenta come una mappa di possibilità, un invito a riconoscere la molteplicità di significati che una narrazione può contenere. Questi esempi confermano come Calvino utilizzi la metanarrativa non solo per innovare la forma del romanzo, ma anche per coinvolgere i lettori in una riflessione critica sul ruolo della letteratura, sfidando le convenzioni tradizionali e aprendo nuove strade alla sperimentazione letteraria. La tradizione letteraria tra scrittura e innovazione. Nel complesso panorama letterario di Italo Calvino, la tradizione non rappresenta un vincolo, ma una fonte inesauribile di stimoli di dialogo critico. La sua opera si caratterizza infatti per una profonda consapevolezza della storia letteraria, dalla quale attinge materiali, modelli e temi che vengono però reinterpretati in chiave originale e spesso postmoderna.
Il rapporto con la tradizione si esplicita chiaramente in Il Cavaliere Inesistente, pubblicato nel 1959, terzo volume della trilogia italiana, in cui Calvino rielabora la letteratura cavalleresca medievale. Qui il cavaliere Agilulfo, personaggio paradossale e insieme simbolico, incarna un'identità vuota e artificiale, riflettendo così la crisi della modernità e la perdita di certezze assolute. Attraverso l'ironia e la struttura a mosaico del romanzo, Calvino mette in scena una riflessione sulla costruzione dell'identità e sul rapporto tra mito e realtà, attualizzando una tradizione letteraria antica e dandole una nuova vita. Le città invisibili, pubblicate nel 1972, rappresentano un ulteriore passo in questo dialogo con la tradizione, in particolare con la letteratura del viaggio e la riflessione filosofica sulla città ideale. Attraverso i racconti immaginari di Marco Polo al Gran Khan, Calvino reinterpreta la tradizione dei grandi viaggiatori e scrittori di utopie, da Platone a Italo Svevo, da Thomas More a Borges, proponendo una riflessione poetica e metaforica sul concetto stesso di città e di memoria. La forma frammentaria e lirica del testo riflette la complessità e la molteplicità della realtà, mentre la continua alternanza tra narrazione e riflessione evidenzia la natura composita del sapere e dell'esperienza umana. Nelle lezioni americane pubblicate nel 1988, postume, Calvino esplicita i principi della sua poetica e del suo impegno letterario. Le 5 proposte per il prossimo millennio, leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e molteplicità, rappresentano un manifesto che coniuga l'eredità della tradizione con le esigenze della modernità. Qui Calvino afferma la necessità di un dialogo vivo con il passato letterario, ma anche di una continua innovazione formale e contenutistica che risponda alle sfide del presente. In questo modo la tradizione diventa per Calvino un terreno fertile per l'invenzione, un patrimonio da riscrivere e reinventare, non un modello da imitare pedissequamente. L'autore si situa così nel solco della grande tradizione letteraria italiana ed europea, ma con uno sguardo rivolto al futuro, capace di anticipare molte delle tematiche e delle tecniche narrative della letteratura contemporanea. La relazione di Calvino con la tradizione letteraria si colloca in un equilibrio dinamico tra rispetto e rottura, un movimento dialettico che riflette la complessità della modernità stessa. Diversamente da un semplice revivalismo o da una citazione nostalgica, la tradizione per Calvino è una materia viva da rielaborare, un laboratorio per nuove forme narrative e concettuali. In questo senso Calvino si inserisce nel filone della modernità letteraria, che interpreta la tradizione come base per la sperimentazione. Si può pensare a figure come James Joyce, con cui Calvino condivide una passione per l'intertestualità e per la costruzione di testi che si riflettono su se stessi. Inoltre, come Borges, Calvino non solo cita o richiama la tradizione, ma la reinventa, creandone una nuova versione che fa dialogare l'antico con il contemporaneo. Nel caso del Cavaliere Inesistente, la riscrittura della letteratura cavalleresca è molto esplicita, come abbiamo già detto. Ora concludiamo dicendo, almeno questa prima sottosezione, affermando che il dialogo di Calvino con la tradizione assume una valenza anche epistemologica e filosofica, attraverso la narrazione, e egli mette in discussione le certezze storiche e letterarie, proponendo un mondo fluido e in continua trasformazione. Ora passiamo ad una sorta di approfondimento sui testi che abbiamo già citato. Partiamo dal Cavaliere Inesistente. Nel romanzo Calvino riprende la tradizione cavalleresca, come abbiamo già detto, e la decostruisce attraverso il personaggio di Agilulfo. Questa immagine richiama la tradizione simbolica della città ideale, evocando riflessioni filosofiche sulla memoria, sul confine tra reale e immaginario. Ora citiamo un passo riferentesi alla città di Zenobia, che viene descritta come un luogo di sovrapposizione di tempi e memorie.
Dice Calvino, Zenobia è una città che muore e rinasce continuamente, poiché ogni pietra contiene un ricordo e ogni ricordo diventa pietra, tratto dalle città invisibili. Qui la città diventa metafora, come vi ho già detto, una metafora collettiva e anche individuale, sfuggendo a una narrazione cronologica tradizionale tipica della modernità. Questi esempi mostrano come Calvino utilizzi la tradizione, dandole comunque un rinnovato significato e valore estetico. Ora passiamo ad analizzare in breve il ruolo attivo del lettore nelle opere di Calvino. Uno degli aspetti innovativi e distintivi dell'opera di Calvino è la concezione del lettore come partecipante attivo, coautore del testo, e non più semplice destinatario passivo della narrazione. Questo è un aspetto estremamente importante. Questo ribaltamento del tradizionale rapporto autore-lettore si iscrive in un più ampio dibattito critico e teorico sul ruolo della letteratura, che da Roland Barthes a Umberto Eco ha ridefinito il concetto stesso di significato letterario. Nel romanzo C'è una notte d'inverno un viaggiatore, Calvino mette in scena esplicitamente questo principio attraverso una struttura metanarrativa che coinvolge il lettore protagonista. L'incipit è un invito diretto. Dice Calvino, tu sei lettore di questo libro. In questo modo rompe la barriera tra testo e fruitore. La trama si compone di una serie di inizi di romanzi diversi, come abbiamo già detto, mai completate, che richiedono al lettore di riempire i vuoti, collegare i fili narrativi e immaginare le possibili continuazioni. In questo modo il lettore diventa co-creatore, coautore, chiamato a interagire attivamente con la materia letteraria. Il testo, in tal modo, non è un'entità chiusa, ma un organismo aperto e plurale, dove il significato è molteplice e potenzialmente tendente all'infinito. Questa idea si riallaccia alle teorie di Wolfgang Iser, un critico letterario dei nostri giorni, che definisce il testo come un campo di forza tra ciò che è scritto e ciò che il lettore integra con la sua immaginazione e conoscenza. Ma possiamo anche riferirci a Eco, che nella sua opera aperta teorizza proprio l'apertura interpretativa come caratteristica essenziale dell'opera d'arte. Anche nelle città invisibili il ruolo del lettore è fondamentale. La struttura frammentaria e non lineare del libro lascia spazio a molteplici possibili letture e interpretazioni. Le città descritte sono simboli, metafore, immagini in movimento, che il lettore è invitato a collegare tra loro e a reinterpretare e a far rivivere con la propria esperienza e sensibilità. Il testo dunque si presta a una lettura non univoca, ma polifonica, in cui il senso si costruisce nell'incontro tra scrittura e ricezione. Calvino anticipa così molte delle riflessioni postmoderne sul lettore come agente fondamentale del processo comunicativo e creativo, sottolineando l'importanza della partecipazione e dell'immaginazione nella fruizione della letteratura. Il lettore non è più un semplice consumatore di storie, ma un soggetto capace di dare vita al testo, completandolo e rinnovandolo. Questa concezione del lettore attivo si inserisce in una più ampia riflessione sulla natura stessa del linguaggio e della narrazione, evidenziando come la letteratura sia un campo di gioco e di invenzione, aperto alla pluralità dei significati e delle interpretazioni. Per oggi mi fermerei qua con la prima lezione. Come vi ho detto, penso di organizzare una serie di 3 cicli di lezioni. Per completare la lezione odierna do soltanto una piccola biografia essenziale per chi volesse approfondire l'argomento. A mio parere i testi fondamentali sono almeno 4. Roland Barthes, The Death of the Author, del 1967. Umberto Eco, Il ruolo del lettore, 1979. Wolfgang Iser, L'atto di leggere, 1978. E Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore, 1979. Grazie per l'attenzione e a risentirci per la prossima lezione su Italo Calvino, la metanarrativa, la tradizione e il ruolo del lettore.